benvenuti! Nel tutorial di oggi vi mostro come fare questa decorazione natalizia. Possiamo usarla ovviamente come decorazione da mettere da qualche parte in casa, oppure possiamo usarla come nuova idea per i segnaposti del pranzo di Natale. Come sapete, negli anni ne ho fatti tantissimi e se non lo sapete potete andare a vedere la playlist che vi lascio nella descrizione del video e nell'angolo in alto a destra, dove trovate tantissimi segnaposti appunto per il giorno di Natale. Oggi facciamo questo che divido in due parti. In questa parte vediamo come fare le gambe, le scarpe e come montare il tutto. Nella prossima parte, che probabilmente caricherò nei prossimi giorni, vediamo come fare il sacco. Per questo progetto ho deciso di usare il filato Tuetto, che mi avete visto usare un sacco di volte. È un misto lana, 50 lana merino, 50 acrilico. Sono gomitoli da 50 grammi e ogni gomitolo è lungo circa 125 metri e sono consigliati ferri e uncinetti da 4 mm. Io ho usato l'uncinetto da 3 mm per l'amigurumi, quindi le gambe e le scarpe, e un uncinetto da 3,5 mm per il sacco. Oltre al filato e all'uncinetto ci servono solo un po' di ovatta, un ago da lana e una forbice. Nella descrizione del video vi lascio il link al sito web della merceria Arcobaleno se volete utilizzare anche voi questo filato, e vi lascio le quantità di filato che ho usato per fare uno di questi pezzi. Mi sembra di avervi detto tutto e quindi non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Per le scarpette iniziamo con un anello magico, facciamo un giro intorno al dito con sopra il filo che va verso il gomitolo, passiamo sotto al filo corto, estraiamo il filo lungo e facciamo una catenella. E nel giro 1 lavoriamo 6 punti bassi nel cerchio. Tiriamo il filo e chiudiamo il cerchio. La lavorazione è a spirale, quindi marchiamo l'inizio di ogni giro con un pezzo di filo o con un marker. Nel giro 2 lavoriamo un aumento, 2 punti nel primo punto e 2 punti. 1, 2. E ripetiamo un'altra volta, un aumento, 2 punti. Nel giro 3 lavoriamo un aumento, 2 punti nel primo punto e 3 punti. 1, 2, 3 e ripetiamo un'altra volta, un aumento, 3 punti. Nel giro 4 lavoriamo 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, saltiamo 3 punti, 1, 2, 3 e iniziando dal quarto lavoriamo 7 punti bassi. Un punto in ogni punto. Nel prossimo giro lavoriamo 4 punti bassissimi, uno in ognuna delle catenelle, 1, 2, 3, 4 e 7 punti bassi, uno in ogni punto. Nel giro 6 lavoriamo 3 punti bassi nell'archetto, 1, 2, 3 e un punto in ogni punto, 7 punti bassi.
Nel giro 7 lavoriamo 3 punti bassi in costa dietro, prendendo solo la parte dietro del punto. Anziché entrare in tutto il punto, entriamo solo nella parte dietro. 1, 2, 3, una diminuzione e la lavoriamo normalmente. 3 punti bassi, prendendo tutto il punto. Una diminuzione. Nel giro 8 lavoriamo 2 punti, 1, 2, una diminuzione, e ripetiamo un'altra volta, 2 punti, una diminuzione. E rimaniamo con 6 punti bassi nel giro. Qui, se volete, potete lavorare 4 giri da 6 punti bassi, oppure, se volete, lavorate un giro da 6 punti, un punto in ogni punto, poi lavoriamo un giro con una diminuzione, e 4 punti bassi, e poi 2 giri da 5 punti bassi. Qui ovviamente ci vuole un po' di pazienza perché rimaniamo con pochi punti. Alla fine tagliamo il filo un po' lungo. Togliamo il marker. Prepariamo un nodino iniziale e facciamo un giro di punti bassi intorno al foro che abbiamo creato per fare il collo della scarpetta. Lavoreremo sui punti, in testa alle righe e sui 3 punti che avevamo lavorato in costa, in cui ci sono rimasti i mezzi fili a disposizione. Iniziamo da un lato e lavoriamo un giro di punti bassi. Qui non è importante il numero di punti, saranno circa 11-12, l'importante è fare un giro regolare. E alla fine chiudiamo con un punto bassissimo nel primo punto. Una catenella e lavoriamo un giro di punto gambero, tutto intorno al giro che abbiamo appena lavorato. Per il punto gambero, anziché passare al prossimo punto, torniamo indietro al punto precedente. Entriamo nel punto, portiamo fuori il filo e chiudiamo il punto. Nel punto precedente entro, porto fuori il filo, ho 2 fili sull'uncinetto, filo sull'uncinetto e chiudo. E in questo modo lavoriamo un punto gambero in ogni punto.
Lavorato tutto il giro, tagliamo il filo un po' lungo. Infiliamo il filo in un ago senza punta e chiudiamo il giro sul rovescio del lavoro, entrando nelle gobbette del primo punto gambero. In questo modo connettiamo l'inizio e la fine del giro e il giro è perfetto. Dietro annodiamo e questo filo intanto lo lasciamo qui. Chiudiamo anche la punta della scarpetta usando il filo di fine lavoro e un ago senza punta. Entriamo nella mezza catenella esterna dei punti che ci rimangono, da fuori verso il centro. E tiriamo. Se vogliamo possiamo passare ancora tramite qualche punto. Ed ora diamo forma alla scarpetta arrotondando la punta. Questo filo lo portiamo dentro e in questo modo diamo forma alla scarpetta. La riempiamo con un po' di ovatta e questo è il risultato, e per il momento la lasciamo così e ne facciamo un'altra identica. Per le gambe facciamo un anello magico e nel primo giro lavoriamo 6 punti bassi. Tiriamo il filo, chiudiamo il cerchio. Nel giro 2 lavoriamo un aumento e 2 punti. E ripetiamo un'altra volta, un aumento, 2 punti. Nel giro 3 lavoriamo un aumento nel primo punto e 7 punti, un punto in ogni punto. Nel prossimo giro cambio colore, quindi l'ultimo punto di questo giro lo inizio con il verde e lo completo con il bianco. In questo modo cambiamo colore tutte le volte che vogliamo. Dal giro 4 al giro 19 lavoriamo un punto in ogni punto, tutti giri da 9 punti, e cambiamo colore tutte le volte che vogliamo. Io cambierò colore ogni 2 giri. Nel prossimo giro quindi nascondo la codina del bianco tra i punti mentre il filo verde resta libero perché lo utilizzeremo tra 2 giri. Tutte le volte che voglio cambiare colore lavoro nello stesso modo. L'ultimo punto lo inizio con il colore che sto usando e lo finisco con l'altro. Poi l'altro filo lo tengo libero, lo metto dietro da una parte e proseguo
con il colore che sto usando. E andiamo avanti così, lavorando 2 giri verdi e 2 giri bianchi, oppure come preferite, cambiando colore quando preferite, fino a lavorare il giro 19. E via via riempiamo con l'ovatta. Quando so che non mi serve più un filo, per esempio il bianco, lo taglio e nel giro successivo lo nascondo tra i punti. Nel giro 20 lavoriamo una diminuzione e 7 punti bassi. E nel giro 21 lavoriamo una diminuzione, 2 punti e ripetiamo un'altra volta una diminuzione, 2 punti. E tagliamo il filo. Se serve riempiamo ancora con un po' di ovatta e chiudiamo il foro che rimane come abbiamo fatto per la scarpetta, entrando nella mezza catenella esterna dei punti che rimangono, da fuori verso il centro. E tiriamo. Portiamo il filo all'interno del lavoro, rientriamo per lo stesso foro da cui esce il filo e lo facciamo uscire da un'altra parte e in questo modo saldiamo il filo e tagliamo. E facciamo un'altra gamba uguale a questa. La gamba ha l'inizio e la fine del lavoro. Nella fine del lavoro è un po' più affusolata. Questa sarà la caviglia che infiliamo nella scarpetta. E quando cuciamo la gamba, guardiamo di mettere il cambio di colore, i gradini del cambio di colore, in modo che stia dietro e non si veda. E cuciamo con questo filo rosso che era avanzato, dando qualche punto da una parte all'altra. E una volta che la gamba sarà cucita alla scarpetta, facciamo uscire il filo dallo stesso foro da cui esce il filo della punta della scarpetta, annodiamo questi due fili insieme e li nascondiamo. Con un pezzo di filo cuciamo le gambe, mettendo i piedi nella posizione che preferiamo e semplicemente uniamo con qualche punto.
Riempiamo il sacco con un po' di ovatta, facendo un buco al centro. Dove posizioniamo le gambe e chiudiamo. E la nostra nuova decorazione natalizia è pronta. Possiamo usarla ovviamente così com'è, la mettiamo da una parte, oppure per esempio anziché riempirla solo di ovatta potremmo riempirla anche di cioccolatini, perché tanto le gambe sono abbastanza mobili e quindi potremmo riempire di cioccolatini e con le gambe. Possiamo lasciarla così oppure farla diventare un segnaposto. In questo caso basta fare una targhetta con il nome, un laccetto e per esempio agganciarla al piede o dove preferite. Così, semplicemente. Spero che questa idea vi sia piaciuta, fatemelo sapere regalandomi il vostro like oppure scrivendo un bel messaggio qui sotto al video. E ve lo ricordo, se non siete iscritti iscrivetevi, perché voi mi mandate sempre un sacco di messaggi bellissimi e questo ovviamente mi aiuta tanto, però mi aiuterebbe a crescere anche se voi vi iscriveste al canale e attivaste la campanella. È gratuito e non costerà mai niente. Come sempre vi ringrazio moltissimo di aver seguito anche questo tutorial. Noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo, come sempre, vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!